Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche affettive per la prima metà di maggio 2024. Abbiamo il Papa, amici dello Scorpione. È una bella carta, è una carta che parla di riunioni familiari, di ufficializzazioni, di contratti e anche di matrimoni. Diciamo che in versione moderna potrebbe anche parlare di convivenza, per capirci. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e i corsi gratuiti che sono sul canale. Ricordo inoltre che queste sono letture sugli affetti in generale, quindi possono riguardare la famiglia, le relazioni di coppia piuttosto che di amicizia. Io vi dico qual è l'andamento energetico più importante e poi andrò come a fare degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Allora ragazzi, 5 di pentacoli, sacerdotessa, temperanza, la forza, un re di pentacoli, fante di coppe e 7 di bastoni. Allora, partiamo subito da una carta un pochino pesantuccia, che è un 5 di pentacoli. Adesso poi andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi, ma ho come questa sensazione di un qualche tipo di carenza, come se ci fosse una sorta di vuoto. Per qualcuno potrebbe essere un vuoto economico, per qualcuno un vuoto relazionale, però ho come la sensazione che in realtà in questo periodo ci sarà perché in effetti il Papa parla anche di una guida spirituale, ci sarà come una sorta di innalzamento a livello spirituale. Andiamo a vedere carta per carta. Dieci di bastoni, mago e 2 di bastoni. Allora, questo vuoto, questa mancanza potrebbe far riferimento al fatto che avete deciso di lasciarvi indietro un certo tipo di percorso, un certo tipo di peso. Diciamo che è come se con questo mago al contrario è come se non foste ancora pronti per iniziare qualche cosa di nuovo, però ci state pensando. Andiamo a vedere la sacerdotessa. 7 di bastoni nuovamente ce l'avete già qui e 8 di pentacoli. Allora, qua potrebbe essere un nuovo percorso di studi che inizierete a maggio. Ho anche l'idea che qualcuno potrebbe conoscere una persona interessante sul posto di lavoro. Ragazzi, le letture dei single sono già online, le trovate, se mi ricordo le metto in fondo, se no comunque le trovate nell'elenco dei video. Allora, la temperanza è spiegata dalla morte, dall'asso di coppe, dalla torre e da un cavaliere di bastoni. È come se ci fosse qualche cosa che si vuole lasciare indietro. Perché anche qui avete un 10 di bastoni. Qui sento come se ci fosse una sorta di peso che vorreste lasciarvi indietro.
Potrebbe essere proprio un dolore, considerato che la carta della temperanza parla della vostra necessità di guarire, di stare meglio. Guardate, ho come l'idea, che la prima settimana di maggio sia un momento dedicato alla trasmutazione di qualche tipo di pesantezza che vi state lasciando indietro. Per qualcuno sono delle responsabilità, per qualcuno potrebbe essere una questione legata a, diciamo, a una quotidianità, per qualcun altro è un dolore del cuore, come se aveste bisogno di fare una sorta di purga da tutto quello che il vostro cuore ha sofferto fino ad adesso. Andiamo a vedere la forza. Abbiamo il mondo e un asso di spade. Allora ragazzi, io sento che qui, se per caso qualcuno stesse aspettando delle notizie da questo cavaliere di bastoni, potrebbe essere che non arrivino esattamente nei tempi, nei modi e nei termini in cui voi ve le aspettate. C'è come una sorta di distanza qui, e per qualcuno si tratta proprio di una distanza fisica, per qualcuno di una distanza morale, per qualcun altro di una distanza mentale. Andiamo a vedere il re di denari. Allora, devo dire che raggiungerete un certo tipo di stabilità in questa situazione, nonostante il momento di, diciamo, perdita, perché comunque il 5 di Pentacoli può parlare anche di una perdita economica, come una perdita anche di un peso alle volte, no? Sapete che quando eh, la situazione, non lo so, tipo quando abbiamo mal di schiena, dopo un po', quando ci passa il mal di schiena, ci sembra strano non averlo più, ritornare alla situazione, ci vuole un momento. E qui è un po' quello che sento, si lascerà indietro questo peso che si ha nel cuore. E ad un certo punto un qualche tipo di stabilità, un qualche tipo di riconoscimento, di successo, di vittoria, il 6 di bastoni in questo caso ha la stessa energia del Papa, devo dire che nella seconda settimana di maggio potrebbe arrivare. Allora, se per caso il Papa a voi risuonasse come il passo successivo nella relazione con i 4 di bastoni, si potrebbe parlare di convivenza, anche se sinceramente ragazzi non la vedo arrivare subito, per adesso si parla. Se per caso il Papa per voi fosse la società o anche il gruppo familiare, devo dirvi che qui potreste lasciarvi indietro certe responsabilità a livello appunto di questi personaggi, nonostante magari per qualcuno potrebbero anche esserci dei sentimenti di colpa. Oh, ho visto una carta girata. Re di spade, lo parcheggio qua. Andiamo a vedere il fante di coppe. Ecco, quando vi dicevo che la comunicazione non sarà quella che voi vorrete esattamente, io avevo già gli occhi puntati su questo fante di coppe. Perché? Perché il fante di coppe è una di quelle energie che, preso dal momento, preso dall'entusiasmo, dall'enfasi e anche un po' nei momenti empatici, se vi vede soffrire il fante di coppe è quello che no, 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 per piacere, va bene, faccio quello che vuoi tu, o cose di questo genere. Cioè, è una persona molto sensibile, molto empatica, di conseguenza potrebbe fare questa persona come delle promesse o dirvi qualche cosa che non è esattamente quello che voi volete sentirvi dire. È come se fosse un piccolo passo rispetto al gradino che voi volete che questa persona superi. E vi dico che la dinamica continua un po' a ripetersi, mi viene da dire, perché qui terminiamo con un 7 di bastoni e ce l'avevate già qui a inizio mese. Adesso andiamo a vederlo, però ho come la sensazione che il momento sarà più di purga, di oh, mi alleggerisco, lascio andare, penso a me. Qualcuno potrebbe essere focalizzato sul lavoro,
Allora abbiamo un 3 di coppe e un matto. Infatti, se per voi il discorso lavoro era, come vi avevo accennato prima, una nuova conoscenza, vi dico che c'è un po' un andi e rivieni, un alto e basso. Ehm, Guardate, se il 5 di denari ve lo dà questa persona, questa delusione, vi costerà purgarla, ma soprattutto vi dico che inizierete ad entrare in un circolo di dinamiche che non so quanto possono essere salutari, perché comunque qui abbiamo anche un 3 di coppe. Vi vedo un po' lottare per avere la vostra storia, la vostra avventura. Ehm, Spero di aver fatto abbastanza riferimenti per farvi, insomma, per farvi capire al meglio la lettura. Un momento pesante, ragazzi, qui lo vivrete, sarà una pesantezza del cuore, però devo anche dire che arriva poi in qualche modo una sorta di stabilità, ok? Vi servirà perché guardate, il re di spade fa riferimento alla mente, il re di pentacoli fa riferimento alla materia. È come se doveste organizzare la materia in un certo senso e vedrete che l'equilibrio e la stabilità la raggiungerete. La materia può essere fare la spesa, può essere organizzare i dettagli per riuscire a vedersi, può essere organizzare le cose dopo essersi lasciati indietro queste responsabilità. Solo che qui con questo mago al contrario vi sento un po' spompati, vi sento un po' scarichi, perché comunque con questi due set di bastoni dovrete continuare a portare avanti le vostre lotte abbastanza in modo solitario e questo vi drena un po' di energia nella prima parte di maggio. Però comunque abbiate fede perché finiamo con un matto. C'è qualche prospettiva di un nuovo inizio. Se qui state lasciando indietro in realtà una persona, vi dico che con questo matto potrebbero esserci delle nuove avventure, delle nuove conoscenze verso la metà di maggio. Va bene ragazzi, andiamo a vedere l'I Ching, che consiglio vi vogliono dare, poi quante carte. Poi andiamo a vedere sul libro i significati. Allora, carta numero 23, l'usura del tempo. Il libro l'ho comprato in un momento diverso, quindi viene tradotto in modo diverso. E dice la frana. Nella situazione attuale siamo oggetto di attacchi insidiosi da parte di persone mediocri e meschine. E qui la sofferenza, il lasciarsi andare. Costoro hanno conseguito innegabili successi e sono riusciti a sopraffare i migliori sostituendosi ad essi. Questo non è un fatto straordinario e imprevedibile, anzi rientra in quella specie di legge ciclica che vuole la prevalenza periodica dei mediocri. È un alternarsi, insomma, di meglio e peggio, e noi ci veniamo a trovare in questo secondo periodo. Poiché esso è temporaneo, ci conviene attendere la sua fine senza impazienze e non avventurarci in alcuna impresa. Difatti avete il mago al contrario, non fate niente. Ricordiamoci che per evitare la rovina dobbiamo avere una larga base, poggiare su robuste fondamenta di amicizie, di solidarietà. Le otterremo con la generosità e la bontà e potremo sempre contare, anche nei periodi più sfavorevoli, sull'appoggio di molti amici fedeli. È una carta molto bella, ragazzi. Carta numero 53, intimità. E qui nel libro, vediamo come la traduce. Lo sviluppo. E la spiegazione dice: le trattative che conducono una fanciulla al matrimonio sono lente e graduali. Si tratta di cose importanti e impegnative che vanno condotte con oculatezza. Questo sistema va applicato anche in tutti gli altri casi che richiedono ponderazione. Assumere un impegno, imbarcarsi in un affare, accettare una collaborazione, scegliersi un dipendente, firmare un contratto e così via. Sta bene che la vita stessa insegna a stare con gli occhi aperti e ad andare con i piedi di piombo, ma spesso, troppo spesso, ci si presentano occasioni che sembrano così lusinghiere da non doversele lasciar sfuggire e ci precipitiamo.
Naturalmente, per svolgere gradualmente le nostre azioni è necessaria una costanza che non tutti hanno, perché è una virtù difficile, ma non si può proprio farne a meno. Se poi si intende mutare gli altri uomini, la gradualità deve accompagnarsi all'esempio personale. Una persona intelligente, quindi, espande il suo esempio convincente e migliorando se stesso, influisce e migliora coloro che gli stanno attorno. Che bello, anche questo è un bellissimo messaggio, ragazzi. Andiamo all'ultimo, carta numero 31, che insomma qua viene tradotta come il fidanzamento. Vi ricordo che avete il Papa, quindi è di buon auspicio. E qua parla di attrazione. E la spiegazione dice: generalmente il modo migliore di influenzare una persona è quello reciproco, cioè non quando l'influsso parte solo da uno per essere ricevuto solo dall'altro, ma quando ciascuna delle due parti svolge nello stesso tempo opera di stimolo e di ricezione. Anche perché, di solito, questa specie di collaborazione si svolge istintivamente fra caratteri simili e sensibilità affini. Si viene in tal modo a stabilire una specie di circuito di contatto naturale, perché l'attrazione fa simili è legge di perché l'attrazione fra simili è legge di natura. Debole e forte rinunciano alle loro rispettive posizioni e in nome appunto delle loro comuni affinità si incontrano, proprio come in un matrimonio, in cui l'uomo che è forte e la fanciulla che è debole si trovano a mezza strada. Naturalmente, per giungere alla collaborazione, al reciproco influenzarsi, bisogna mantenersi sempre aperti, liberi, pronti a ricevere tutti i buoni consigli e le novità che il destino ci offre. Sia in spagnolo che anche in inglese, credo che sia, si dice il compromesso, il fidanzamento, perché proprio è un compromesso, io mi comprometto con te e si trova un punto di incontro. Bene, amici dello Scorpione, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basterà abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!